Non chiamateci gnomi né fate. Non vogliamo più essere chiamati così. Una volta era la parola perfetta per designare una grande varietà di creature, ma oggi ha troppi significati. In questo mondo esiste una serie di spiriti sublunari che sono divisi in 6 categorie: spiriti di fuoco, di aria, di terra, di acqua, sotterranei, più la classe delle fate e delle ninfe. Se volete darmi un nome, io sono come loro, un folletto, o meglio, sono un changeling. Noi rubiamo i bambini e ne prendiamo il posto. Il folletto diventa bambino e il bambino folletto. Buonasera e ben ritrovati. Il breve estratto che vi ho letto è tratto da un romanzo di Kate Donahue intitolato Il bambino che non era vero, e ho voluto proporvelo perché, anche se per pochissimi secondi, ho voluto conciliare 2 mie grandi passioni: il paranormale, a cui spesso si fa risalire anche il mondo del piccolo popolo, e il fantasy, la mia fonte principale di ispirazione per quelle che sono le mie storie e i miei scritti. Ma perché proprio qui, in un documentario degli SH? Perché questo mondo, quello delle fate, degli gnomi, dei folletti, è stato fatale e una condanna per Bridget Cleary. Alla fine del 1800 il caso di Bridget Cleary fu uno dei più efferati e agghiaccianti che colpì l'Irlanda. Un caso che fu riportato dalle maggiori testate giornalistiche del tempo e fu seguito con forte passione dall'Inghilterra vittoriana. La ragazza morì, le fu tolta la vita per opera del marito, nella convinzione leggendaria che fosse stata rapita dalle fate. Cerchiamo un attimino di riprendere la storia dall'inizio. Bridget nasce Bridget Boland e nacque nel 1869 nella cittadina di Ballivadlea, nella contea di Tipperary. Ora, questi nomi fanno tanto ricordare coniglietti pelosetti che corrono il giorno di Pasqua. Bene, non è così. Bridget nasce in questa contea ed è una ragazzina bellissima, intelligente e desiderosa di diventare indipendente, tanto da andare a lavorare nella vicina Campbell per diventare apprendista sarta. In questa cittadina conosce quello che poi diventerà il suo futuro marito, Michael Cleary, che faceva il bottaio. I 2 ragazzi si conoscono, si frequentano e nel giro di pochissimo tempo, di 1 o 2 anni, si sposano. Il destino vuole che non arrivino figli, per cui il desiderio di indipendenza di Bridget continua, nel senso che così ha più tempo per poter dedicare tutta la sua giornata, tutti i suoi momenti a quella che è la sua grande passione, cioè quella di diventare una modista, tanto da comprare addirittura una macchina da cucire Singer, cosa particolare per l'epoca. Perché vuole contribuire, oltre ad essere indipendente, vuole proprio contribuire a quella che è l'economia familiare. Non tanto tempo dopo il loro matrimonio, un fatto drammatico colpisce la famiglia di Bridget. Muore cioè la mamma. Quindi i 2 sposi decidono di trasferirsi a casa del padre, a Ballivadlea proprio. Si trasferiscono lì anche perché pochissimo tempo prima della morte della madre, il padre e la madre di Bridget si erano trasferiti in una casa nuova, una bellissima casa, una casa che era stata assegnata loro in quanto braccianti agricoli, stata assegnata dalla corona addirittura. Una casa che poteva fare gola a chiunque, ma non agli altri abitanti del villaggio,
perché si riteneva che quella casa fosse stata costruita sopra un castello delle fate. Ora, le più radicate leggende irlandesi ci parlano di fate, gnomi, folletti, che hanno un rapporto davvero strano con gli umani. Spesso un rapporto controverso, fatto di scherzi, battibecchi, ma anche di situazioni non tanto lineari e chiare. Addirittura si pensa che se stuzzicati, se le regole di quello che è il piccolo popolo non vengono rispettate, gli umani rischiano. Ci sono dei posti, dei luoghi che vengono considerati sacri, come ad esempio delle colline o dei campi, dove si ritiene che nel sottosuolo ci siano le dimore delle fate, i castelli, le fortezze, oppure i cosiddetti cerchi di pietre o i cerchi di funghi, che gli uomini non devono mai oltrepassare, perché 1, possono rischiare di morire, 2, possono rischiare di perdersi in un mondo parallelo e non tornare mai più, 3, possono rischiare di perdersi in un mondo parallelo, ritornare ma perdendo completamente la memoria. E guarda caso, poco dopo il trasferimento dei genitori di Bridget in questa nuova casa, la madre muore. Non solo, quando Bridget e Michael si trasferiscono, il marito comincia ad assumere un comportamento strano che nel corso del tempo segnerà il destino di Bridget stessa. Ma che cosa succede? Il 13 marzo del cosa successe? Il 13 marzo del 1895 fu chiamato il medico del villaggio perché Bridget stava male ormai da qualche giorno. Il medico arrivò e riscontrò innanzitutto nella ragazza un forte stato di nervosismo che la ragazza non seppe spiegare, ma non per sua volontà. Ma di questo il medico non si rese conto. In più le riscontrò una fortissima bronchite, a tal punto da consigliare al marito e al padre di chiamare il parroco per poter effettuare l'estrema unzione. Bridget stava veramente male. Quando arrivò il sacerdote, praticò l'estrema unzione, ma oltre a riscontrare come fu per il medico questo stato di nervosismo, di agitazione nella ragazza, non riscontrò nient'altro. Per loro, successivamente, quando poi si fece il processo, tutto sembrava normale e l'eventuale nervosismo o situazione strana nella famiglia la ricondussero semplicemente ad una forte preoccupazione per quello che era lo stato di salute della ragazza. Per le notti successive, le 2 notti successive, Bridget morirà il 15 marzo, la famiglia, il marito, il padre e i parenti continuarono a perpetrare su di lei delle vessazioni, delle crudeltà inimmaginabili, nella fervente convinzione che Bridget fosse una changeling, dal verbo change, cambiare, mutare, una muta forma. I changeling, in quella che è la tradizione irlandese, sono delle creature fantastiche, tipiche proprio del folklore nord europeo. Si ritiene che le fate siano attratte dai bambini degli umani, eccezionalmente, ma è questo il caso di Bridget, anche dagli adulti, ma prevalentemente dai bambini, perché li considerano più belli e più sani. Così quando in una famiglia nasceva un bambino con dei problemi, magari malaticcio, un po' rachitico, si dava la colpa alle fate, al rapimento delle fate. Lo si poteva riconoscere perché era sì
estremamente intelligente, ma appunto con dei problemi fisici. I ricercatori del folklore nord europeo hanno constatato che i bambini ritenuti changeling erano quelli che nascevano con un handicap particolare, prevalentemente l'autismo, che all'epoca non si sapeva come affrontare. In più, quando accadeva che nascevano bambini di questo tipo, era molto frequente l'infanticidio. Quindi quando un bambino spariva si dava la colpa alle fate, erano stati rapiti dalle fate e non si poteva fare altro. Bridget non era un bambino, ma il marito era convinto che non fosse lei, la riteneva addirittura più bella, la vedeva più bella e più alta di quella che era la moglie, la Bridget, che lui aveva sposato. La sera del 15 di marzo del 1895, in presenza di altri parenti, il marito e il padre chiesero al sacerdote del villaggio di celebrare una messa per aiutare Bridget nel suo trapasso, visto che la situazione era veramente, veramente critica. Ma una volta terminata la celebrazione della messa e una volta che il sacerdote se ne andò via, Michael non vide nessun miglioramento in quella che lui credeva essere una fata maligna. Non vedeva e non riconosceva sua moglie. Quindi cominciò una serie di esorcismi, rituali tradizionali che non fecero altro che peggiorare la situazione e psicologica e fisica, soprattutto fisica, della moglie. Le fecero bere dell'acqua santa, usarono, come ho detto, esorcismi e pratiche brutali. Addirittura venne fatta la prova del pane. A Bridget fu fatto mangiare per 3 volte consecutive del pane asciutto, secco, e ogni volta avrebbe dovuto dire il proprio nome per confermare che era lei. La prima volta ci riuscì, la seconda volta ci riuscì, ma la terza volta, vuoi stremata da tutta la situazione, vuoi provata dalla malattia, vuoi perché il pane secco in bocca senza neanche un goccio d'acqua le fece pronunciare male il proprio nome, non riuscì a dire bene il nome Bridget Cleary. Il marito non ci vide più, convinto che c'era una strega maligna da estirpare e da mandare via, praticò la prova del fuoco, nella convinzione che minacciati col fuoco i changeling sarebbero andati via, sarebbero scappati. Avvicinò un tizzone preso dal camino e l'avvicinò alla moglie, 1 volta, 2 volte, fino a bruciacchiarla, fino a procurarle proprio delle ustioni vere e proprie su tutto il corpo. Purtroppo, accidentalmente o meno, perché continuando a avvicinare una brace ardente, prima o poi sarebbe successo, la camicia da notte di Bridget prende fuoco. Solo in quel momento il padre di Bridget e i parenti, come se una bolla si fosse rotta, si resero conto di quello che stava succedendo. Però purtroppo era troppo tardi. Bridget morì bruciata. Con un'indifferenza disumana, direi, il corpo di Bridget fu ricomposto e seppellito ai margini del bosco, con le braccia incrociate, e niente, il giorno dopo fu denunciata la sua scomparsa. Il marito dichiarò che Bridget si era vestita elegantemente, si era addirittura messa i gioielli ed era andata via e non sapeva minimamente dove fosse andata.
Se un esponente delle forze dell'ordine non avesse per puro caso trovato della terra smossa vicino al bosco, molto probabilmente il corpo di Bridget non sarebbe mai stato trovato. Ad un esame autoptico anche solo superficiale furono scoperti i segni delle torture che Bridget subì. Quindi tutto prese una piega del tutto nuova. Non c'era nessuna fata che aveva rapito Bridget, ma c'era un omicidio. I giornali cominciarono a parlare di Bridget come l'ultima strega d'Irlanda arsa al rogo, nella convinzione che il marito l'avesse uccisa credendola una strega. Ma non era così. Gli inquirenti si resero benissimo conto della situazione. Ci si trovava di fronte all'ignoranza di un intero nucleo familiare che credeva in leggende antiche e in superstizioni. Il marito di Bridget, Michael Cleary, fu condannato a 20 anni di carcere, uscì dopo 15 anni e una volta uscito di carcere andò in America. Il padre di Bridget, nonostante l'età, fu condannato ai lavori forzati, ai lavori duri, mentre invece i rimanenti parenti furono condannati in parte ai lavori forzati, in parte al carcere. Perché vi ho raccontato questa storia? Innanzitutto perché mi è piaciuta tantissimo ed era, come vi dicevo, un modo per collegare quella che è la mia passione per questo mondo fatato e strano con anche il paranormale, ma anche per dirvi che abbandonarsi troppo alle leggende, credere troppo alle leggende può essere gravemente nocivo per la salute. Non attacchiamoci troppo a quello che dicono miti e leggende. A me piacciono un sacco, veramente un sacco. Anzi, vi spingo a ricercare quelle che sono le leggende del vostro paese, dei vostri territori, magari consigliandocene anche qualcuna. Magari potrebbe saltar fuori un contenuto nuovo, ma sempre coi piedi per terra e la testa che ragiona, perché non si può credere che le fate rapiscano i bambini e li sostituiscano con bambini con caratteristiche diverse. Eppure tantissimo tempo fa queste erano le credenze, queste erano le superstizioni che hanno portato, come abbiamo visto, e il caso è documentato, alla morte di Bridget Cleary. Se il contenuto vi è piaciuto lasciate un like, lasciate un commento e ci vediamo la prossima volta.